amici e amiche mie, buona giornata a tutti, benvenuti alle ricette di Zia Franca. Oggi, per l'occasione della festa dell'Epifania, prepariamo un dolce speciale, la torta des Reis, detta anche in francese galette de roi. È un dolce della tradizione francese che viene appunto preparato il giorno dell'Epifania per la venuta dei Re Magi, e ecco perché si chiama torta dei Re. È preparato con un guscio di pasta sfoglia e all'interno una crema a base di mandorle, zucchero e burro, chiamata crema frangipane. Il termine frangipane deriva sicuro dal cognome italiano Frangipani, e non si sa con certezza come sia arrivata questa ricetta, diciamo questa crema, in Francia, ma da alcune fonti si dice che questo signor Frangipani abbia regalato la ricetta a Caterina de' Medici in occasione del suo matrimonio con Enrico II di Francia. E adesso noi riproponiamo questa deliziosa torta, anche perché è molto carina, preparata il giorno dell'Epifania, specialmente per i bambini, e perché tradizione vuole che nella torta, una volta completata, ci si mette all'interno, diciamo, una sorpresa. I francesi all'epoca usavano una fava, quindi la fève, però può essere sostituita da una mandorla, da un cuoricino di cioccolato o qualsiasi altra cosa a noi piace. E questo, nel momento in cui verrà tagliata, poi sporzionata la torta, chi sarà il fortunato a ricevere la fetta con la mandorla verrà incoronato re per un giorno, e questo è molto adatto per far sorridere e giocare con i bambini. Ed ora io vi elenco gli ingredienti e vi ricordo sempre di iscrivervi al canale e di cliccare la campanella per avere tutte le notifiche. Ed ora iniziamo. Per questa ricetta abbiamo bisogno di 250 g di farina di mandorle, 200 g di burro morbido, 3 uova intere, 200 g di zucchero semolato, alcune gocce di essenza di mandorle, una mandorla intera e 2 rotoli di pasta sfoglia. Per prima cosa, in una ciotola capiente andiamo a versare il burro e lo zucchero e cominciamo a montare. Ridotto il burro in crema, aggiungiamo le uova, uno alla volta, mi raccomando, e mai mettere il secondo uovo fino a che non si è assorbito del tutto. Quindi iniziamo con il primo. A questo punto non ci resta che incorporare un po' alla volta la farina di mandorle. Naturalmente la farina di mandorle potete realizzarla voi con le mandorle pelate e quindi frullate. Aggiungo una mezza fialetta di essenza di mandorle. Poi vi regolerete voi con il profumo, se vi piace un po' di più o un po' di meno. Cominciamo con un po' di farina e iniziamo a incorporare la crema frangipane. È pronta ed ora andiamo ad assemblare la torta. Stendiamo il primo disco di pasta sfoglia e andiamo a farcire con la crema frangipane l'interno, quindi lasciamo un bordo di 2 cm intorno. Metto la crema in un sac à poche
Partiamo dal centro e andiamo a farcire tutto il disco. Formato il disco di crema, adesso aggiungiamo in un punto la mandorla e poi chi sarà fortunato la riceverà. Ed ecco qui, mettiamo all'interno della crema, chiudiamo e copriamo con l'altro disco di pasta sfoglia. Con un po' di acqua andiamo a bagnare il bordo. Questo serve per far aderire bene la pasta sfoglia. Con l'altro disco copriamo. Sigilliamo bene il bordo e a questo punto andiamo a chiudere il bordo facendo magari uno smerlo in questo modo. Ed ora non ci resta che spennellare con un rosso d'uovo e un goccio di latte e decorare poi la nostra torta. Cercate di non spennellare il bordo, mi raccomando, solo la superficie. Io adesso decoro la torta facendo dei ricami, come si suol dire, però con un coltello che non sia tagliente, quindi andiamo a usare la parte che non taglia, perché non dobbiamo incidere la sfoglia ma solo segnarla. Cominciamo a prendere il centro della torta facendo un buchino, anche perché dopo deve essere comunque bucherellata, e con il coltello io vado a fare così, vedete, leggermente, non sto tagliando ma solo segnando. E con uno stuzzicadenti andiamo a praticare dei fori. Questo serve da caminetto per far uscire il vapore della crema quando si cuoce. Ecco qua. Messa su una placca da forno andiamo a infornare. A dopo. La torta è uscita dal forno, l'ho infornata i primi 15 minuti a 190 gradi, dopodiché ho abbassato la temperatura a 180 e l'ho fatta cuocere per altri 15 minuti, quindi in totale 30 minuti. Forno ventilato. Se avete il forno statico aumentate di 5 gradi la temperatura. E adesso, prima che si raffreddi completamente, diamo un ultimo tocco, spennelliamo la superficie con uno sciroppo di acqua e zucchero che io ho già precedentemente preparato e poi vi saranno date le dosi in descrizione. Questo serve per lucidare la superficie. Come vedete ho anche preparato una corona per incoronare per un giorno il fortunato che troverà la mandorla nella torta. È un pensiero carino, noi adesso la metteremo qui sulla torta e dopo ci divertiremo. Io vi ringrazio di cuore, vi aspetto alla prossima ricetta. Un like al video, iscrivetevi al canale, se vi piace commentate, mi raccomando attivate sempre la campanella per avere tutte le notifiche. E come dico sempre, vi do un abbraccio, un arrivederci, un grazie a tutti da zia Franca e buona Epifania!